Salve horror-dipendenti, oggi parliamo di film cult in edizioni da collezione veramente esplosive. Creepshow Anthology e The Antichrist, l'Anticristo, entrambi in edizioni limitate di gran pregio targate Cinemuseum. Creepshow Anthology è questo box che contiene 3 film, Creepshow, Creepshow 2 e Just Desserts, The Making of Creepshow, il documentario sul film, tutti e 3 in edizioni Mediabook. Creepshow, film del 1982 diretto dal maestro George Romero, è un cult del cinema horror e non solo, un film che tutti gli appassionati dovrebbero obbligatoriamente vedere, nonché uno dei miei film preferiti degli anni '80. Si tratta di un horror antologico composto da 5 episodi più l'episodio Cornice, sceneggiato da Stephen King, qui alla sua prima collaborazione con Romero. King si ispira agli storici fumetti EC Comics, fumetti degli anni 50 macabri ma divertenti, con finali spesso spiazzanti e beffardi. King riesce a catturare lo spirito di questi albi scrivendo storie semplici ma assolutamente d'effetto. Il film probabilmente funziona così bene anche per questa semplicità, per questa immediatezza, per il fatto che sono storie senza tempo. Infatti, per quanto mi riguarda, Creepshow non è invecchiato di un giorno. Me lo sono rivisto recentemente in quest'ottima edizione Cinemuseum insieme al sequel Creepshow 2, edizioni entrambe Mediabook con booklet e secondo disco. Sul secondo disco una valanga di extra, c'è veramente tantissimo materiale, tutto rigorosamente sottotitolato in italiano. Hanno fatto un lavoro veramente notevole in collaborazione con Arrow Video, 88 Films e Shout Factory. Nel disco di extra di Creepshow trovate per esempio trailer, scene eliminate, radio spot galleries e tantissime interviste come alla costumista Barbara Anderson, al responsabile delle animazioni Rick Catison, ma anche al direttore della fotografia Michael Gornick. La fotografia così colorata, il montaggio, le tecniche di split screen, le transizioni dalla ripresa al fumetto, sono tutte cose che rendono Creepshow un film veramente indimenticabile, con quest'aria coloratissima e ultra pop. Un contributo decisivo l'ha dato ovviamente Tom Savini, che ha potuto finalmente dedicarsi ai mostri e non solo al gore come nei suoi film precedenti. Possiamo vedere Savini nei 25 minuti di footage del dietro le quinte e racconta la sua esperienza anche durante questa tavola rotonda a cui partecipano anche Tom Atkins, John Amplas e Marty Schiff. È veramente una meraviglia sentirli parlare del film tirando fuori aneddoti assolutamente assurdi. 5 anni più tardi esce Creepshow 2 diretto da Michael Gornick, che aveva curato la fotografia del primo film, è prodotto e sceneggiato da Romero su soggetti di Stephen King. È un film che amo anche se trovo nettamente inferiore a Creepshow, aveva sicuramente a disposizione un budget più limitato e non c'era più la grande famiglia che aveva lavorato al primo film, quindi mancava un po' di quello spirito di squadra, quindi si avverte a mio avviso un po' un calo rispetto al primo, ma è comunque un film assolutamente apprezzabile, in particolare con l'episodio di La Zattera, che secondo me è un episodio fra i più belli che si siano visti nell'horror antologico del periodo. Mentre nel film precedente Tom Savini interpretava uno dei netturbini, nel secondo film è niente meno che Zio Creepy in persona. Nel DVD di extra di Creepshow 2 trovate Tom Savini con dei suoi contributi, un'intervista a Romero che parla della produzione di questo sequel. Possiamo anche ascoltare una surreale intervista a Daniel Beer, l'attore che interpretava Randy nell'episodio di La Zattera, che racconta che stava letteralmente per morire di ipotermia durante le riprese. Nel cofanetto Creepshow Anthology di Cinemuseum trovate questa autentica chicca, Just Desserts, The Making of Creepshow, un documentario sul film assolutamente inedito in Italia e qua disponibile con i sottotitoli italiani. È una testimonianza davvero affascinante su un film epocale, vengono intervistati George Romero, Tom Savini, il produttore Richard Rabenstein, Tom Atkins, Ed Harris e molti altri. Mi sono divertita tantissimo a guardarlo e ho scoperto un sacco di curiosità gustose, come il fatto che fossero fuggiti migliaia e migliaia di scarafaggi dal set dell'ultimo episodio, o la maniera in cui sono stati realizzati e animati i mostri come Fluffy o come lo Zio Creepy. I Mediabook contengono un booklet con approfondimenti e curiosità scritti da Roberto Rasagna e Claudio Pofi. Oltre a ciò trovate dei simpatici finti dépliant come quelli che c'erano dentro il fumetto di
Creepshow nel film, attraverso cui potete acquistare una bambola voodoo, una pianta carnivora e cose di questo tipo. Io avevo una pianta carnivora fino a pochissimo tempo fa, si chiamava Winona, purtroppo è vissuta molto poco. Ci manchi Winona. Questo invece è il Mediabook Blu-ray di L'Anticristo, The Antichrist, cover B. Il film è disponibile anche con la cover A e nel box contenente entrambi i Mediabook. Anche questa è un'edizione 2 dischi con booklet, è stato eseguito un restauro da parte di Cinemuseum, quindi potete gustarvi il film in qualità veramente ottimale. The Antichrist, film del 1974 diretto da Alberto De Martino, un grande cult, è considerato un po' l'esorcista italiano. Sicuramente l'ispirazione è palese, l'esorcista era uscito solo l'anno prima, ma a mio avviso è un film che comunque ha una sua anima. Ho apprezzato molto per esempio la dimensione folcloristica in cui è stato trasportato, sono molto suggestive le sequenze iniziali con le processioni religiose, la Madonna e i tarantolati in cerca della grazia divina. La protagonista Ippolita, interpretata dalla bravissima e meravigliosa Carla Gravina. Ippolita è una donna disabile e profondamente frustrata, finirà per essere posseduta da Satana che bramava la sua anima da secoli. Infatti Ippolita è la reincarnazione di una strega bruciata sul rogo ai tempi dell'Inquisizione. Assolutamente memorabile la sequenza del sabba satanico, ma anche la stessa Carla Gravina con gli occhi bianchi e la schiuma alla bocca è, per quanto mi riguarda, storia del cinema horror. Senz'altro un'operazione commerciale, ma con una sua originalità, oltretutto a mio avviso per certi aspetti è anche più estremo e morboso di quanto non fosse L'Esorcista. Nel disco di Extra trovate un approfondimento sul film a cura di Manuel Cavenaghi di Blockbuster e un'intervista all'attore Remo Girone. I prodotti Cinemuseum sono disponibili dal loro sito e anche dai negozi a cui si appoggiano, quindi per chi fosse interessato vi lascio i link nel box informazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi film, se li avete visti e se possedete anche voi qualcuna di queste edizioni limitate targate Cinemuseum. Vi mando un saluto e al prossimo video. Ciao! Creepshow, film del 1800 di The Antichrist, l'anticristo di Sergio Martino. Sì, di Sergio Martino, porca.